Il discorso su Gaza e dell'esistenza di Gaza già nell'antichità è uno dei tanti che servono a confermare come la Bibbia nella sostanza sia un racconto storico. Lo metto assieme, che so, per esempio a quelli che seguono un pochettino le scoperte archeologiche sapranno che ad esempio la Bibbia cita Ninive. Ninive era sempre stata considerata una invenzione biblica fino a che gli archeologi l'hanno scoperta e allora hanno scoperto che la Bibbia conosceva Ninive prima di loro, ma ci sono anche cose più piccole. Pensiamo per esempio alla descrizione delle tappe di quando sono usciti dall'Egitto, quando la Bibbia dice che prima della divisione delle grandi acque, quindi prima del passaggio di quello che era un mare di canne, lo Yam Suf, lo sappiamo, l'ho già spiegato più volte, non era assolutamente il Mar Rosso. Loro si accampano in Pia Hirot e il dottor Simcha Jacobovici, che ha studiato assieme ad un esegeta della Università Ebraica di Gerusalemme la stele egizia di El Arish, ha di fatto ritrovato un racconto nel quale si parla di un popolo che è uscito dall'Egitto, governato dal principe del deserto, e Mosè era sicuramente uno che conosceva molto bene il deserto per averci abitato per parecchio tempo, e prima dell'attraversamento delle grandi acque, anche lì disegnate con il geroglifico tipico che indica l'acqua e con il geroglifico tipico che indica la divisione, dice che questo popolo prima si è accampato in Picarroti, che corrisponderebbe esattamente a Pia Achirot della Bibbia, oppure anche altre cose più semplici, tipo ad esempio, ve lo ricordate il sacerdote Potifarre, quello che dà la figlia sua a Giuseppe? Bene, anche Potifarre trova il suo corrispondente in testi extrabiblici. È citato in una stele come un funzionario di un faraone, di Amenhotep III, ed è citato anche in una stele funeraria che è stata scoperta nel 1935, sempre appunto con quel nome, e che è presente, è stata pubblicata sugli annali delle antichità egizie nel 1939. Quindi ci sono tutta una serie di conferme, ma pensiamo allo stesso attraversamento del mare di Canne che è stato descritto, così come descritto dalla Bibbia, dall'ufficiale inglese Alexander Tulloch, che era a distanza lì nel nord-est del delta del Nilo, prima del taglio del canale di Suez, e ci ha descritto come in quel grande canneto un forte vento abbia soffiato per tutta la notte e al mattino dopo si è liberata una secca che è rimasta libera per molte ore, e i beduini che conoscevano quel fenomeno hanno utilizzato quella secca per attraversare il territorio, e poi, cessato l'effetto del vento, il mare è ritornato e ha ricoperto tutto. Quindi sembra di leggere a metà del 1800 il resoconto biblico. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni, di nomi, di racconti, di eventi che trovano corrispondenza in ambiente extrabiblico. E il discorso su Gaza e dell'esistenza di Gaza già nell'antichità è uno dei tanti che servono a confermare come la Bibbia sia un racconto storico. Già 3500 anni fa circa si combatteva per gli stessi motivi per i quali si combatte adesso.